Conoscete già l'ago magico? Andiamo a scoprire cos'è e come si usa. Ciao! Allora, vediamo cos'è l'ago magico che io ho comprato in una fiera di arti creative, ma che si trova tranquillamente anche su Amazon. Vi lascio il link nella descrizione sotto al video. In pratica l'ago magico è questo: si apre da sotto a questa specie di tappino, si svita la rotellina, si sfila in questo modo. Questa procedura serve anche per cambiare l'ago. Nel kit che ho comprato sono inclusi 3 aghi con 3 diverse dimensioni anche del foro, quindi sono adatti per essere utilizzati con 3 tipi differenti di filati. Questo è piccolo, questo è medio e questo è grande. Ho fatto diverse prove con diversi tipi di filati per vedere la resa. In questo caso ho usato del filo di cotone, in questo caso ho usato del filo mouliné non diviso e questo è invece filo mouliné usato a 3 capi. Si può lavorare sia sul diritto che sul rovescio. Se lavoriamo sul rovescio, il diritto sarà così. Se invece vogliamo ottenere questi punti per fare, che ne so, delle linee, dei fiori, questo ovviamente va lavorato sul diritto. Come vedete, io ho fatto diverse prove e poi alla fine ho provato anche su un pezzo di jeans che per iniziare secondo me è meglio perché è un tessuto più resistente e con il quale sicuramente avrete molte meno difficoltà. Considerate che se il filo non rimane attaccato, cioè non rimane agganciato, è semplicemente perché state usando o un ago troppo grande o un filo non adatto. Vi consiglio di iniziare a usare l'ago magico con un disegno semplice, come ad esempio con un cuore, come vi ho già fatto vedere, che potete tranquillamente disegnare voi sul retro, oppure con la vostra iniziale. La cosa fondamentale è che vi ricordiate che se dovete ricamare un qualcosa come una lettera, sul retro del lavoro la dovrete riportare al contrario, perché sennò poi sarà al contrario sul diritto. Ora io ho stampato questa L, la trasferisco aiutandomi con della carta da ricalco bianca. Con l'ago magico diventa fondamentale utilizzare il cerchio perché il tessuto, per essere perforato dal lago, deve essere ben teso. Se usate anche voi questo tipo di cerchio, fate attenzione perché questo tipo di cerchio molto facilmente rovina i tessuti. Per ricamare utilizzerò questo filato che è filato mouliné multicolore, quindi darà un effetto molto bello. Anche voi, se siete all'inizio, potete riuscire a fare qualcosa d'effetto senza dover impazzire. Ho diviso la matassina in gugliate da 2 metri. Ora andrò a dividere ogni gugliata in 2 parti e ogni parte sarà composta da 3 fili. Inizio da un capo e faccio in questo modo: tengo 3 fili da una parte e 3 fili dall'altra e tenendo sempre ben teso tiro il filo tenendo in mezzo l'indice. Ecco, fate attenzione perché dall'altra parte tendono ad arricciarsi e a unirsi nuovamente, noi dobbiamo tenerli divisi. È importante tenere sempre ben teso perché sennò si arriccia e si rischia che tutto si annodi, quindi a un certo punto fermatevi e tirate un po' il filo in modo che si srotoli e poi ricominciate. Ora prendiamo il primo gruppo di 3 fili mouliné, prendiamo l'infilago e infiliamolo all'interno del lago facendolo uscire dalla parte opposta. Prendiamo un capo del filo e tiriamolo. Ora, sempre utilizzando l'infilago, lo facciamo passare nella cruna per tirare nuovamente il filo. E ora è facilissimo, con il filo infilato in questo modo possiamo iniziare il lavoro. Come funziona? Allora, noi dobbiamo perforare la stoffa arrivando a infilare l'ago fino in fondo e poi dobbiamo tirarlo indietro sfiorando la stoffa
Passiamo subito a fare un punto vicino al primo. Torniamo in dentro. L'ago va tenuto perpendicolare e come vedete dalla parte opposta, quindi sul diritto del lavoro, rimangono queste piccole asole. È sempre meglio partire seguendo i bordi dell'immagine che dobbiamo ricamare. Fate attenzione anche che non ci sia niente che ostacoli lo scorrimento del filo, perché in quel caso vi accorgete che fate un punto, ma se il filo è bloccato, quando uscite con l'ago per fare l'altro, quel punto si disfa. Mi raccomando, state anche attenti a dove tenete le dita per evitare di farvi del male. Come vedete, il lavoro è molto semplice. Più riuscite a fare i punti uno vicino all'altro e più viene un lavoro ordinato e più è folto il lavoro sul diritto. Bisogna utilizzare anche stoffa di un certo spessore, perché se è una stoffa troppo debole purtroppo si rompe. Prima di ricamare un oggetto che poi magari dovete regalare, vi consiglio di provare a lavorare su un pezzo di stoffa che utilizzerete come campione. Ogni tanto controllate se per caso il filo si sta annodando. Ecco, come vedete io tengo l'ago magico in questo modo, il filo esce a sinistra del lago e lavoro verso destra. Soprattutto all'inizio lavorate con calma, perché se quando tornate indietro col l'ago tirate troppo, poi si formano queste asole. Essendo sul rovescio del lavoro non ci importa un granché, ma approfittiamone per esercitarci anche nel caso in cui un domani vogliamo fare dei ricami utilizzando questo tipo di punto sul davanti del lavoro. Ho terminato il giro e ora per andare avanti semplicemente faccio tanti punti paralleli ai precedenti. Arrivate in fondo alla riga potete decidere di seguire i contorni come abbiamo fatto prima oppure di fare righe avanti e indietro. Allora, il filo è finito, come vedete è finito sul diritto del lavoro, quindi per far rientrare i fili molto semplicemente vado a tirare l'ultimo punto per sfilarlo, reinfilo come ho fatto prima. Se per caso fate fatica, vedete che non esce dall'altra parte, togliete il tappino, reinfilate il tappino e ricominciamo. Attenzione, potrebbe succedere anche a voi una cosa di questo tipo, cioè che si formi un groviglio. Fermatevi, perché sennò rischiate di lavorare per niente. Cercate di capire il motivo del groviglio. In questo caso a me, per esempio, si sono infilati i fili sulla punta. Appoggiate il lavoro, tirate e poi ricominciate. Una volta finito il ricamo possiamo toglierlo dal cerchio e dobbiamo procedere a fissare i fili sul retro usando la friselina, che è questa sostanza termoadesiva che va applicata sul retro del ricamo e stirata senza schiacciare troppo per evitare che si appiattisca il ricamo sul davanti.